Era a fine febbraio e il mio amico Alfonso Rizzo di Ruote in Pista, grazie al quale, non so se vi ricordate, ho provato la Stelvio quadrifoglio, la Civic Type R, la C43 MG. Ecco, verso fine febbraio mi dice: sei pronto per carnevale? Vai a prendere il costume da Batman. E io dico: ma cosa c'entra Batman con le macchine? E la sua risposta è stata: beh, ho tra le mani un gioiellino per te che in un certo senso ricorda un po' la Batmobile. Ovviamente non è la Batmobile, però la vedete? Così nera, così cattiva, così aggressiva, così slanciata. Cioè, se io mi vedo arrivare un'auto così nella notte, io mi aspetto di vedere Batman scendere da questa macchina. E da lì era nata un'idea pazzesca, ovvero quella di fare una recensione un po' diversa dal solito, in quanto, dato che eravamo a ridosso di carnevale, prendo questa macchina, mi vesto da Batman e vado in giro a salvare la gente. Se non fosse che il giorno che l'ho ritirata era il 3 marzo, giorno in cui ho preso la macchina. Sono andato in pista a girare con la pit bike e... ciao ciao Batman! Però a me questa macchina mi era rimasta qui anche perché la mattina, prima di schiantarmi, l'avevo provata in pista e quindi non potevo non finire il video. Perciò sono riuscito ad avere nuovamente la macchina e ora vi racconterò questa spettacolare BMW 840D. Quando parli di serie 8, la gente ti guarda un po' perché non riescono a trovarla nella loro mente, perché sono passati quasi 20 anni dall'ultima serie 8 prodotta e quindi BMW ha deciso di rilanciare questa serie con questo modello. Stiamo parlando di BMW, quindi che il design sia estremamente bello e curato non c'è neanche bisogno di dirlo. Si tratta di una coupé, quindi di un'auto dalla linea molto bassa e lunga. Si tratta infatti di 4,8 metri. Davanti possiamo notare come le prese d'aria siano molto ampie per poter garantire il massimo flusso d'aria possibile che serve per raffreddare il kit Sport M. E come dietro alle ruote anteriori siano presenti degli estrattori molto evidenti per convogliare quest'aria, presenti anche al posteriore. Abbiamo doppi scarichi perché davanti c'è una bestia che scalpita. Abbiamo la versione 840D, che è questa che ho tra le mani, con motore V6 diesel da 320 cavalli biturbo fino a 2,5 bar di pressione, cilindrata 3000. Ha una coppia massima di 680 Nm e fa da 0 a 100 in 4,9 secondi. Velocità massima, dicono, 2,61 di tachimetro. Un motore, questo diesel, che segue le normative europee sulle emissioni e che rispetta la normativa Euro 6D Temp. Naturalmente è disponibile anche la versione più cattiva, la M850, che monta un motore V8 benzina 4400 da 530 cavalli. Entrambe le motorizzazioni hanno cambio sequenziale a 8 marce. E c'è poi una chicca stupenda che su quest'auto è installata, ovvero il tetto in carbonio. Ora, voi che state guardando questo video vi starete chiedendo, in primo luogo, perché non ho lavato la macchina. In realtà l'ho lavata, solo che cerco sempre delle location esotiche per girare questi video. E la seconda cosa che vi state chiedendo, forse più intelligente, è: ma se questa è la 840D, perché qua c'è una M? Questo perché, nonostante la versione che ho non sia la M8, monta comunque di serie l'allestimento M Sport, che include l'impianto frenante con dei dischi che sono solo i dischi, penso, grossi come le ruote della mia utilitaria. Monta le sospensioni adattive e i sedili multifunzione, che ora vedremo entrando dentro. Non ho neanche registrato 3 minuti di video, sono già fradicio. E uno dei motivi per cui questo video volevo girarlo a marzo è perché a fare i video a luglio poi
Ora, gli interni, come si può vedere, sono abbastanza minimal, a differenza di altri costruttori che magari prediligono una quantità di monitor infiniti che fanno sembrare l'auto una sorta di Enterprise, ma sono comunque estremamente tecnologici. Tra l'altro, nella nuova serie 3 che hanno lanciato il 16 marzo, montano proprio questi interni. Ora, una cosa che a me fa impazzire e che amo trovare nelle auto di questa categoria è l'illuminazione interna. Quindi tutti i dettagli e le linee e le forme dell'auto che vengono esaltate da fasce di LED. Il cruscotto, come ci si può aspettare da quest'auto, non è analogico ma è interamente digitale, quindi abbiamo un monitor sul quale possiamo vedere tantissime informazioni, a seconda di quello che stiamo facendo, a seconda degli avvisi che l'auto ci dà, a seconda degli allarmi. E abbiamo poi un secondo monitor centrale che ha la figata di essere touch, e questa è una cosa fondamentale per me nel monitor centrale di un'auto, che ha anche la chicca del riconoscimento gestuale. Se ad esempio mettiamo la musica, e come avrete sentito col buon deadmau5, l'impianto audio è qualcosa di esagerato. Ok, per favore YouTube non tirarmi giù il video, ho messo solo 5 secondi, grazie. Un'unica piccola pecca che mi sento di dire di questo monitor è che è inclinato in modo tale che riflette il lunotto posteriore, quindi col sole può dare un po' fastidio. Io l'avrei inclinato un po' più così per evitare che rifletta. Io sono un precisino cronico. Ora, la particolarità di quest'auto è che è sportiva ma è comoda, e questo lo senti subito dal volante. Cioè è morbidoso. Una figata spaziale che io adoro è anche l'heads up display, ovvero un display che viene proiettato sul parabrezza e che ti fa vedere alcuni dati importanti come la velocità, il navigatore, i segnali stradali, e anche una funzione che io trovo molto utile, ovvero che ti avvisa quando stai arrivando a uno stop. Arrivando poi ai sedili, come dicevo, monta i sedili multifunzione che sono interamente comandabili con tutta questa serie di tastini che regolano l'inclinazione dello schienale, la posizione avanti e indietro del sedile, insomma, miliardo di robe. E la cosa figa che adoro è che sei seduto per terra, sembra di stare su un'auto da corsa. Quindi il guidatore sta veramente comodo. E poi una cosa che mi piace è che mentre guidi te puoi appoggiare le braccia. Anche il passeggero sta veramente comodo, anzi, cioè, io sono completamente sdraiato. Chi invece fa veramente fatica è quello che sta seduto dietro. Io con la testa, ad esempio, dietro non ci sto, e soprattutto con le gambe sono davvero tanto rannicchiato. Diciamo che quello davanti deve andare un po' più avanti. Oh, zio, vai avanti. Ecco, diciamo che se si è alti come me, i due posti dietro non vanno bene per i viaggi lunghi. Stiamo parlando di una coupé, una macchina che è alta così. Se vuoi certe linee, certi look, da qualche parte devi andare a togliere. Non sto scherzando, ci saranno 35 gradi, ma percepiti 51. Però devo uscire a farvi vedere il baule. Si sta veramente bene lì dentro comunque. Dicevo, il baule è veramente enorme. E io ho le gambe lunghe, Diciamo che quando apri lo sportello del baule e guardi dentro dici wow, è lunghissimo. Naturalmente uscire non è comodo come su un SUV, però di roba ce ne sta tanta. L'unica pecca è che, diciamo, il buco in cui infilare la roba da mettere nel baule è un po' piccolo, quindi se hai una valigia che è un po' spessa, che comunque ci starebbe dentro il baule, rischi di non riuscire a farla passare. Ok, io anche se sono sotto l'ombra di questo... Ma è un gelso? Queste sono le more del gelso. Io mangiavo sempre a piccolo, solo che ho paura che sia un finto gelso o di morire avvelenato. Detto questo, io non resisto un minuto di più con questo caldo, nonostante sia sotto l'ombra dei gelsi. Rientriamo in macchina perché è l'ora di andare a provarla per strada e vedere come si guida. Bene, 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 pronti per guidarla. Si accende con questo tasto qua, che naturalmente quando la spegni si alza per aiutarti a uscire dalla macchina. Ora il sound suona da diesel. Quello che succede è che quando schiacci il tasto sport diventa un po' più cupo. E vi riporto quello che sento. Ora, una cosa veramente spaziale è tutto il sistema di assistenza al parcheggio e alla manovra. È qualcosa di meraviglioso. Cioè, voi guardate, quando giro il volante, vedete? Gira anche la telecamera posteriore. Cambia inquadratura. Cambiano anche le linee tratteggiate per terra che indicano la direzione. E soprattutto abbiamo questo sistema di telecamere che ci fa vedere la macchina dall'alto e ci fa vedere come la macchina si sta muovendo. Non solo, abbiamo questo sistema di realtà aumentata
che ti segnala gli ostacoli. Ma la cosa pazzesca di questa macchina è che ha le 4 ruote sterzanti, quindi sterzano anche le ruote dietro. È una roba incredibile, è che se tu guidando fai questo, puoi apprezzare, puoi sentire le ruote dietro che girano. Cioè la macchina fa come un serpente, è come se stesse serpeggiando. È una roba che, cioè, quando lo provi per la prima volta dici wow, com'è possibile? E questo dov'è che fa realmente una differenza abissale? Nelle curve strette. Tu quando giri nello stretto è impressionante. Cioè tu non ti rendi conto di essere su una macchina lunga quasi 5 metri. Ha una maneggevolezza che ti lascia sbalordito. Allo stesso tempo però le 4 ruote sterzanti sono studiate per garantirti anche stabilità nel veloce. Vedete? Questo che è suonato adesso è l'avviso di stop. Le telecamere hanno rilevato la presenza di uno stop e quindi mi hanno avvisato. Per quanto riguarda poi la guida, naturalmente sono presenti varie mappe. Abbiamo la Sport, la Comfort, la Eco Pro, la Adaptive. Come poi ci si aspetta da un'auto del genere, sono presenti tutti gli aiuti alla guida. Quindi l'Active Cruise Control, che è lo stop and go per partire in salita. La guida, che io chiamo autonoma, anche se poi in realtà non è ancora legale. E comunque poi tra tutti gli altri aiuti naturalmente abbiamo i sensori di collisione laterali sugli specchietti, il mantenitore di corsia, eccetera eccetera. Un'altra cosa veramente strafiga di quest'auto sono i fari con tecnologia laser light. Hanno una potenza incredibile e sono anche intelligenti, sono collegati al GPS, illuminano lontanissimo e si regolano in base alle situazioni, quindi in base al fatto che stia arrivando un'auto davanti. Ok, ora che abbiamo visto che per strada da guidare questa macchina è uno spettacolo, a me prudono le mani perché non posso scannarla per strada, quindi bisogna andare in pista. E in pista, come vi ho già detto, c'ero già andato il giorno che mi sono spaccato. Quindi ecco a voi com'è andata la giornata in pista con la Serie O. E possiamo andare. Madonna raga, come sterza! Come si sentono le 4 ruote sterzanti nel misto! Come gira! Wow! Come gira nel tornantino stretto, incredibile! Anche nel veloce è stabile, è una sensazione che non avevo mai provato. Senti proprio il posteriore che ti aiuta a fare la curva. Sia che si tratti di stabilizzare la macchina, sia che si tratti come qua di farla girare nello stretto. E comunque nonostante sia molto lunga, se entri davvero forte in curva dietro un po' ti parte, ma la controlli. Davvero non diresti che questa macchina pesa 2 tonnellate. Sentiamo invece com'è la frenata di questa macchina, proviamo a pestare giù cattivi. No, è volata via la telecamera. Ok. Questo dimostra che questa macchina frena forte. Sto male. Mamma mia raga, che mezzo! Dà paura ragazzi, dà paura. Incredibile come comunque dopo 6 giri tirati i freni non perdono un colpo. Pazzesco raga. Mamma mia quanto ho goduto. E anche in pista come in strada ci si dimentica che questa macchina pesi 1840 kg, perché dimostra un'agilità soprattutto nello stretto che è incredibile. Per concludere, il prezzo di questa macchina parte da 106.000 euro per la 840D, mentre sale a 132.000 euro per la versione M850. E come si poteva immaginare non è per tutte le tasche. Come avrete visto dal video mi ha colpito molto, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale, di tutte le cose che ci ha installate sopra, ma soprattutto la guida. La guida è stata veramente spettacolare. Ecco, se proprio devo trovarle un difetto nella guida, che c'è il rischio che ti ritrovi ai 250 senza essertene neanche reso conto. Quindi piano col gas. È un attimo.
Chi ha intenzione di comprare questa macchina sa che è una 4 posti, ma deve tenere a mente che in realtà verrà usata come una 2 posti, perché l'avete visto anche voi, i 2 posti dietro sono per bambini, per persone molto piccole o per spostamenti molto brevi. Le uniche 2 cose che forse si potevano migliorare sono l'inclinazione del display centrale, che riflettendo l'uno posteriore può diventare fastidioso in alcune situazioni, e il bagagliaio, che è molto spazioso, ma avendo un'apertura piccola comporta il rischio che non si riesca a infilare una valigia che magari nel baule ci starebbe, ma non riesce a entrare. Detto questo, grazie per aver visto questo video, grazie ad Alfonso di Ruote in Pista per avermi dato un'altra macchina eccezionale da provare, recensire e portare su questo canale, e se volete vedere altre recensioni simili a questa iscrivetevi e lasciate un like al video. Bye bye!